Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 5. Il registro misto. Allora, gli insegnanti di canto si sono scannati per anni perché c'è chi sostiene che il registro misto esista, chi invece che non esista. La verità sta sempre nel mezzo, come il registro misto, quindi troviamo un accordo. Cerchiamo di mettere le cose in modo tale che in realtà non abbia né torto né ragione nessuno. È la zona del passaggio? Sì. È una voce che non è né a volume né a falsetto, quindi né a volume né piena d'aria? Sì. Io ne ho parlato prima, avete visto anche il grafico. Io sostengo che la voce non si esplichi solo in avanti, non esista solo registro di petto e registro di testa. Ho parlato di questo punto leggermente indietro, che poi è il punto naturale d'arrivo dell'aria, perché quando noi respiriamo, mettiamo l'arresto costale, distendiamo il nostro diaframma a trampolino, il diaframma spinge su, l'aria arriva alle corde vocali. Nel momento in cui noi per esempio inseriamo un leggerissimo sorriso, la nostra laringe dietro si alza un po' e slitta, adducendo maggiormente le corde vocali, il punto di arrivo dell'aria non è certamente in avanti, quindi l'aria fa un percorso verticale, arriverà a un punto, un momento in cui al termine della laringe raddrizzata dal sorriso nascosto, il suono arriva praticamente qua nell'incavo delle orecchie. Immaginiamo che quello sia il suono del registro misto, immaginiamo che la voce lì arrivi per natura e poi si scelga se indirizzarla in avanti quando siamo in una zona comoda, tessitura, e che poi il suono debba risalire verso il registro di testa, certamente, ma non è detto che debba per forza prima andare avanti e poi risalire in orizzontale, quasi seguendo il nostro profilo verso il registro di testa. Certamente il suono arriva in questo punto, noi possiamo scegliere in tessitura di mandarlo in avanti, farlo uscire dall'orifizio buccale, o possiamo scegliere di conservarlo in questa zona per poi farlo passare in faringe e proseguire su nelle cavità nasali nel registro di testa. Quindi se il suono invece di fare avanti e poi su facesse come punto di riferimento quello del grafico che avete visto, il punto sotto le orecchie, e poi noi decidiamo in tessitura di mandarlo avanti, in misto, registro misto, sul passaggio ad esempio, di tenerlo in questa zona dove si origina primariamente, noi avremmo un timbro che non è né arioso, quindi né falsetto né a volume. Questa idea che il punto del registro misto si trovi qua dietro mi viene anche da alcuni vocalizzi che sono sul metodo di Roger Love. Roger Love fa fare vocalizzi con la G, non la G dolce di gelato, bensì la G g di gatto. Facendo questi vocalizzi, quindi come si può sentire? Ga 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 ga. Ok, abbiamo già detto che comunque la lingua americana e inglese si trovano più indietro per natura rispetto all'italiano. Bene, possiamo pensare che sia questo il registro misto. Se noi usiamo una G gutturale e riportiamo il suono nella sua zona naturale di arrivo, che è qua dietro sotto le orecchie, in una zona posteriore nel palato molle all'incirca, noi avremmo un suono di questo tipo, avremmo un suono pulito. Ga 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 ga. Questa emissione non è né forzata né a volume né falsettata, quindi per me, per il mio metodo, per il metodo voce strumento interiore VSI, il registro misto è esattamente questo. Quindi il suono ha come punto d'arrivo il punto in cui noi vocalizziamo questa G, il punto misto, poi noi possiamo splittarlo in avanti, in tessitura per avere espressività e magari mettere anche un po' d'aria in speech in avanti, retrocediamo prima di salire nel registro di testa, che è la zona più vicina alla faringe, che poi è la zona che procede nel registro di testa. Questo per me è quello che molti chiamano l'inesistente esistente registro misto.